Ciao super quarantenni, e non solo. Ben ritrovati in questo spazio dove l'energia non ha età e il riposo è sacro, soprattutto dopo qualche primavera alle spalle. Se anche voi, come me, avete notato che il vostro caro vecchio amico sonno a volte fa un po' le bizze, siete nel posto giusto. Magari vi ritrovate a fissare il soffitto pensando che sia diventato la vostra nuova costellazione personale. Vi svegliate nel cuore della notte con la mente che frulla più di un robot da cucina impazzito, ripensando a quella riunione di martedì o a cosa preparare per cena tra 3 giorni. E la mattina, diciamocelo chiaramente, quel caffè che prima vi dava la carica di un missile sembra solo una blanda bevanda tiepida? Beh, sappiate che non siete soli. Ma soprattutto non rassegniamoci. Insieme esploreremo i misteri del sonno dopo i 40 e scopriremo come ritrovare quel riposo che ci fa sentire dei veri supereroi pronti a conquistare il mondo o almeno la giornata. Prima di tuffarci in questo viaggio nel Morfeo ritrovato, fate un piccolo gesto che ci aiuterà a creare una community super energica. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se l'argomento vi incuriosisce e soprattutto raccontateci nei commenti le vostre strategie ninja per dormire bene. Avete qualche tisana segreta della nonna? Un esercizio di respirazione miracoloso? Un cuscino dalla forma strana ma super confortevole? Ogni consiglio è oro colato e ci aiuterà a sostenerci a vicenda in questa meravigliosa avventura che è la vita, con un occhio di riguardo al nostro benessere notturno. Oggi, amici, mettiamo sotto la lente di ingrandimento un aspetto cruciale per la nostra salute, specialmente quando le candeline sulla torta aumentano: i disturbi del sonno. Non pensateli come un nemico invincibile, ma come un segnale che il nostro corpo ci sta inviando, un po' come una spia che si accende nel cruscotto della nostra auto. Vedremo perché questi ospiti indesiderati tendono a farsi più frequenti dopo i 40, come minano la nostra energia e la salute a lungo termine, quali spie non dobbiamo assolutamente ignorare e, dulcis in fundo, le strategie naturali e concrete per tornare a dormire come dei ghiri e affrontare la giornata con la carica di un leone. Rimanete con me, perché questo sarà un percorso pratico, un vero e proprio kit di sopravvivenza per notti serene e giornate al top, senza dover per forza correre in farmacia per cercare la bacchetta magica del sonno. Ammettiamolo, superati gli anta, il nostro corpo inizia a suonare una musica un po' diversa. È come se l'orchestra interna avesse bisogno di un nuovo direttore. A livello ormonale è come se Chi fosse un cambio di stagione, sia per noi uomini che per le fantastiche donne. Pensate agli estrogeni e al progesterone nelle donne o al testosterone negli uomini. Le loro variazioni possono scombinare la nostra sveglia interna, quel magico orologio biologico scientificamente chiamato ritmo circadiano, che ci dice quando è ora di dormire e di svegliarsi. È come se il nostro corpo avesse un suo fuso orario interno e questi cambiamenti ormonali possono sballottarlo un po'. E poi diciamocelo chiaramente, la vita dopo i 40 spesso è un Tetris di impegni, lavoro, famiglia, magari genitori anziani, lo stress può impennarsi come un ottovolante e indovinate chi ne risente? Proprio lui, il nostro povero sonno. Il nostro sistema nervoso simpatico, quello responsabile della risposta combatti o fuggi, può rimanere cronicamente attivo, rendendo difficile il passaggio a uno stato di rilassamento necessario per dormire. Ma attenzione! Quando parliamo di disturbi del sonno, non intendiamo quella singola notte in cui abbiamo guardato troppa TV e la trama ci ha tenuto svegli con il fiato sospeso. Parliamo di vere e proprie condizioni mediche che ci impediscono di ricaricare le batterie come si deve, notte dopo notte. Non sono solo una seccatura da età, ma possono avere un impatto serio sul nostro cuore, sulla nostra mente e sulla nostra lucidità. Un sonno ballerino può rubarci l'energia per giocare con i nipoti, per dedicarci alle nostre passioni, che siano il giardinaggio o il modellismo, o semplicemente
per affrontare la giornata con il sorriso e la prontezza di spirito. Prendersi cura del sonno non è un lusso da star o un capriccio, ma una necessità vitale, un vero e proprio investimento per la nostra salute futura. Pensateci, dormire bene è come fare una manutenzione essenziale al nostro corpo e alla nostra mente. I numeri parlano chiaro, amici. I disturbi del sonno sono più comuni di quanto pensiamo nella nostra fascia d'età. L'insonnia, in particolare, è come quell'amico un po' invadente che si presenta senza invito a tarda notte e si accomoda sul nostro cuscino, impedendoci di dormire. Le ragioni? Beh, i soliti sospetti. Ormoni che fanno le bizze, magari qualche acciacco cronico, come dolori articolari che si acuiscono di notte o un fastidioso bruciore di stomaco che non ci dà tregua, o semplicemente il nostro orologio biologico che decide di cambiare ritmo. Un po' come se il nostro corpo volesse passare a un fuso orario diverso dal nostro. Ma qui arriva la buona notizia. Non dobbiamo alzare bandiera bianca e pensare che è l'età e rassegnarci a notti insonni come se fossero un evento ineluttabile. Soffrire di insonnia o di altri disturbi non è un destino segnato. Ci sono tantissime cose che possiamo fare per riprenderci le nostre notti. Anche la fastidiosa apnea notturna, quel disturbo in cui le vie aeree superiori si ostruiscono temporaneamente durante il sonno, facendoci russare come un orso in letargo, chiedetelo ai vostri partner, tende ad aumentare con l'età e non va sottovalutata per la salute del nostro cuore e del nostro sistema cardiovascolare in generale. Riconoscere che non siamo soli in questa battaglia per il sonno è il primo passo per affrontarla con grinta e trovare soluzioni naturali ed efficaci. Diciamo addio a notti agitate e diamo il benvenuto a giornate piene di energia e vitalità. Ora entriamo nel vivo della questione e conosciamo da vicino i nemici del sonno, più comuni dopo i 40, capendo come si manifestano e come possono influenzare la nostra vita quotidiana. Insonnia, la star indiscussa. Chi di noi non ha passato notti a contare pecorelle senza successo, arrivando a un gregge infinito senza aver chiuso occhio? Magari facciamo fatica ad addormentarci perché la testa è un frullatore di pensieri, un vero e proprio mindfulness al contrario, dove i pensieri non se ne vanno mai, oppure ci svegliamo nel cuore della notte e il sonno sembra sparito nel nulla, lasciandoci in compagnia dei nostri dubbi e delle nostre preoccupazioni. E poi c'è quella sensazione al mattino di non aver dormito nemmeno un minuto, come se la notte fosse stata solo un lungo intervallo tra un giorno di stanchezza e l'altro. L'insonnia cronica è una vera ladra di energia e può portarci stanchezza continua, difficoltà a concentrarci anche sulle cose più semplici e anche sbalzi d'umore che possono influenzare le nostre relazioni e la nostra vita sociale. Apnee ostruttive del sonno, OSS. Questo è un po' più serio. Immaginate che durante la notte la vostra respirazione si interrompa più volte, a volte anche per decine di secondi. Spesso il campanello d'allarme è un russamento potente, magari segnalato dal vostro partner, che vi ringrazierà calorosamente se lo risolvete. Con l'età, i muscoli della gola e i tessuti molli tendono a rilassarsi di più, aumentando il rischio di questo disturbo. L'OSAS non è solo fastidiosa, ma può causare sonnolenza diurna anche quando si è appena svegli, mal di testa mattutino e, attenzione, può aumentare il rischio di problemi al cuore come l'ipertensione, l'infarto e l'ictus. Quindi non prendiamola alla leggera e se il vostro partner vi accusa di far tremare i muri con i vostri russamenti, parlatene con il vostro medico. Sindrome delle gambe senza riposo, RLS. Ha quella fastidiosa sensazione alle gambe, descritta spesso come un formicolio, un bruciore o un bisogno irresistibile di muoverle. Spesso peggiora la sera e di notte, proprio quando vorremmo rilassarci, rendendo difficile addormentarsi e disturbando anche il sonno del nostro partner, che magari si ritrova a ballare al ritmo involontario delle nostre gambe. Con l'età, purtroppo, può farsi sentire di più, diventando un vero incubo
per le nostre notti. Narcolessia. Questa è meno comune nella nostra fascia d'età. Di solito si manifesta prima, durante l'adolescenza o la giovane età adulta. Ma chi ne soffre continua a conviverci anche dopo i 40, con eccessiva sonnolenza diurna e improvvisi attacchi di sonno irresistibili. È importante riconoscerla per gestirla al meglio e non confonderla con la semplice stanchezza legata all'età. Parasonnie, sonnambulismo, terrori notturni, parlare nel sonno. Sono meno frequenti negli adulti, ma possono ripresentarsi o persistere in periodi di forte stress emotivo o se sono altre condizioni mediche sottostanti. Per sconfiggere il nemico dobbiamo conoscerlo. Andiamo a indagare sulle cause e sui fattori che possono disturbare il nostro sonno dopo i 40, un po' come dei detective del riposo perduto. Fattori psicologici. Lo stress legato alle responsabilità familiari e lavorative, l'ansia per la salute, per il futuro dei nostri figli o per la nostra situazione finanziaria, a volte anche i primi segnali di tristezza o di quella che chiamiamo sindrome del nido vuoto. Tutto questo può pesare come un macigno sul nostro riposo notturno, mantenendo la nostra mente in uno stato di allerta continua. Abitudini scorrette, igiene del sonno. Quelle abitudini che a 20 anni potevano non darci problemi, come guardare la TV a letto fino a tardi o scrollare i social media sul cellulare fino all'ultimo secondo prima di spegnere la luce, con l'età possono diventare dei veri sabotatori del sonno, interferendo con la produzione di melatonina, l'ormone fondamentale che regola il ciclo sonno-veglia. Condizioni mediche. Dopo i 40 è più probabile convivere con qualche compagno di viaggio come l'artrite, con i dolori cronici che possono acuirsi di notte, il reflusso gastroesofageo, con quel fastidioso bruciore che ci sveglia, problemi alla prostata, per ghili uomini, con la necessità di alzarsi frequentemente per urinare, o i sintomi della menopausa, per le donne, come le vampate di calore che possono interrompere bruscamente il nostro sonno. Fattori ambientali. Creare un'oasi di pace nella nostra camera da letto, temperatura fresca, idealmente tra i 18 e i 20 gradi Celsius, silenzio e buio totale, magari con l'aiuto di tende oscuranti, diventa ancora più cruciale con l'età, quando il nostro sonno può essere più delicato e facilmente disturbato. Cambiamenti nello stile di vita. Magari abbiamo ridotto l'attività fisica a causa dei 1000 impegni o abbiamo orari di sonno più irregolari a causa del lavoro su turni o di impegni sociali. Anche questi cambiamenti possono scombussolare il nostro ritmo sonno-veglia interno. Amici, non prendiamola alla leggera. Un sonno disturbato non è solo fastidioso e frustrante, ma può avere conseguenze serie sulla nostra salute generale, soprattutto in questa fase della vita in cui il nostro corpo potrebbe essere più vulnerabile. Funzione. Cognitiva. La mancanza di sonno annebbia la mente, peggiora la memoria, la concentrazione, i tempi di reazione e la capacità di prendere decisioni, aumentando il rischio di errori sul lavoro o, peggio ancora, di incidenti. Un aspetto a cui dobbiamo prestare particolare attenzione per la nostra sicurezza e quella degli altri. Salute mentale. Notti insonni possono peggiorare l'umore, renderci più irritabili, ansiosi e aumentare il rischio di sviluppare o peggiorare condizioni come l'ansia e la depressione, minando la nostra gioia di vivere e le nostre relazioni. Sistema immunitario. Dormire poco indebolisce il nostro sistema immunitario, rendendoci più vulnerabili alle infezioni, proprio quando il nostro corpo ha bisogno di difese forti per affrontare i malanni stagionali e non solo. Metabolismo. La privazione del sonno può alterare il nostro metabolismo, influenzando gli ormoni che regolano l'appetito e la sazietà, favorendo l'aumento di peso e il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, una condizione sempre più comune con l'età. Malattie cardiovascolari.
Come dicevamo, i disturbi del sonno, soprattutto l'apnea ostruttiva, sono strettamente legati a un maggior rischio di ipertensione, infarto e ictus, le principali cause di mortalità nella nostra fascia d'età. Prendiamoci cura del nostro cuore, anche di notte, garantendogli un riposo adeguato. Declino cognitivo. Alcune ricerche scientifiche suggeriscono un legame tra problemi di sonno cronici e un aumentato rischio di declino cognitivo a lungo termine, inclusa la demenza. Dormire bene oggi è un vero e proprio investimento per la nostra mente di domani. Se vi riconoscete in alcuni di questi sintomi, non pensate che sia solo l'età e non esitate a parlarne con il vostro medico curante. Esistono strumenti efficaci per capire cosa sta succedendo al vostro sonno e per trovare la soluzione più adatta a voi. Anamnesi. Il medico vi farà domande dettagliate sulla vostra storia del sonno, sulle vostre abitudini quotidiane e su eventuali altre condizioni mediche preesistenti. Diario del sonno. Tenere un diario del sonno per qualche settimana, annotando gli orari di quando andate a letto, di quando vi svegliate, di quante volte vi svegliate durante la notte e di come vi sentite al risveglio, può dare informazioni preziose al medico per capire i vostri schemi del sonno. Polisonografia, PSG. Questo è l'esame completo del sonno, solitamente eseguito in un laboratorio specializzato. Durante la notte vengono monitorate diverse funzioni corporee come le onde cerebrali, il battito cardiaco, la respirazione, i livelli di ossigeno nel sangue e i movimenti degli occhi e delle gambe. È fondamentale soprattutto per diagnosticare disturbi come l'apnea notturna. Actigrafia. In alcuni casi, il medico potrebbe suggerire l'actigrafia, che consiste nell'indossare al polso un dispositivo simile a un orologio che monitora i vostri movimenti durante il sonno e la veglia, fornendo un quadro dei vostri ritmi sonno-veglia. La buona notizia è che sono diverse strade per ritrovare un sonno ristoratore. Anche se a volte può essere necessario l'aiuto del medico e l'utilizzo di terapie specifiche, ci concentreremo soprattutto sulle strategie naturali e sui cambiamenti nello stile di vita che possiamo mettere in pratica subito per migliorare la qualità del nostro riposo. Insonnia. Spesso la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia, CBTI, è considerata un approccio di prima linea anche per gili adulti più anziani. Questa terapia, condotta da specialisti, vi aiuta a identificare e modificare i pensieri e i comportamenti che contribuiscono all'insonnia, senza necessariamente ricorrere ai farmaci. Se necessario, il medico potrà valutare l'uso di farmaci, ma sempre con cautela e tenendo conto di eventuali altre terapie farmacologiche in corso. Apnea del sonno. La CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, è spesso il trattamento più efficace per l'apnea ostruttiva del sonno, un dispositivo che eroga un flusso d'aria costante per mantenere aperte le vie aeree durante la notte. Esistono anche dispositivi orali, realizzati su misura dal dentista, che possono essere utili in alcuni casi di apnea lieve o moderata. Parlatene sempre con il vostro medico. Sindrome delle gambe. Senza riposo, il trattamento può includere modifiche dello stile di vita, come evitare la caffeina e l'alcol, fare stretching e massaggi alle gambe e, se necessario e sotto stretto controllo medico, l'uso di farmaci specifici. Narcolessia e parasonni. Questi disturbi richiedono una gestione medica specifica e spesso farmacologica. Eccoci arrivati alla parte più interessante. Cosa possiamo fare concretamente e in modo naturale per dormire meglio dopo i 40 e riappropriarci di quelle notti di sonno rigenerante? Routine. Regolare. La sacra routine. Cercate di andare a letto e svegliarvi alla stessa ora ogni giorno, weekend inclusi. Il nostro corpo ama la regolarità come un orologio svizzero.
Questa abitudine aiuta a sincronizzare il nostro orologio biologico interno, il ritmo circadiano, e a regolare i ritmi ormonali che influenzano il sonno e la veglia. Ambiente rilassante, la vostra oasi di pace, trasformate la vostra camera da letto in un santuario del sonno, fresca, ideale tra i 18 e i 20 gradi Celsius, buia, utilizzate tende oscuranti se necessario, e silenziosa, tappeti, tende spesse e tappi per le orecchie possono aiutare. Investite in un buon materasso che supporti la vostra colonna vertebrale e in un cuscino adeguato alla vostra posizione preferita per dormire. Evitare stimolanti, stop alla carica serale. Limitate drasticamente il consumo di caffeina, caffè, tè nero, bibite gassate, cioccolato e nicotina, soprattutto nel pomeriggio e alla sera. E attenzione all'alcol, anche se un bicchierino può farvi sentire assonnati, spesso disturba la qualità del sonno nella seconda parte della notte, causando risvegli frequenti. Spegni i dispositivi elettronici, schermi off, sonno on. Evitate smartphone, tablet e TV almeno un'ora prima di andare a letto. La luce blu emessa da questi schermi sopprime la produzione di melatonina, l'ormone fondamentale che regola il ciclo sonno-veglia, ingannando il nostro cervello facendogli credere che sia ancora giorno. Attività fisica leggera, movimento, sì, ma non sotto le coperte. L'esercizio fisico regolare fa benissimo alla salute generale e può migliorare il sonno, ma evitate allenamenti intensi troppo vicino all'ora di andare a letto. Una passeggiata serale di 20-30 minuti o dello yoga leggero possono essere più indicati per favorire il rilassamento muscolare e mentale. Tecniche di rilassamento, il potere della calma. Dedicate del tempo al rilassamento prima di dormire, provate esercizi di respirazione profonda come la respirazione diaframmatica, la meditazione guidata, ci sono molte app utili. Un bagno caldo con sali di Epsom o oli essenziali rilassanti come la lavanda o semplicemente leggere un libro, quelli di carta. Attenzione all'alimentazione, la cena leggera è amica del sonno. Evitate pasti pesanti, ricchi di grassi o speziati e troppo tardi. Cercate di cenare almeno 2 o 3 ore prima di andare a letto. Limitate anche l'assunzione di liquidi prima di coricarvi per ridurre le interruzioni notturne per andare in bagno. Tisane rilassanti, l'abbraccio caldo della natura. Tisane a base di erbe come camomilla, nota per le sue proprietà calmanti, valeriana, che può favorire il sonno, passiflora, utile contro l'ansia, o melissa, che aiuta a ridurre lo stress, possono essere un piacevole rituale serale. Oli essenziali, profumi che conciliano il sonno. Diffondere oli essenziali come lavanda, camomilla romana o legno di sandalo nella camera da letto attraverso un diffusore può creare un'atmosfera rilassante e favorire il sonno. Esposizione alla luce naturale, il sole che regola l'orologio. Cercate di esporvi alla luce naturale del mattino per almeno 20 o 30 minuti. Questo aiuta a regolare il vostro ritmo circadiano e a segnalare al corpo che è ora di svegliarsi, facilitando un sonno migliore la notte successiva. Idratazione adeguata, equilibrio è la chiave. Mantenetevi ben idratati durante il giorno, ma riducete l'assunzione di liquidi nelle ore serali per minimizzare le interruzioni notturne per andare in bagno. Creare un diario del sonno. Traccia i tuoi progressi. Tenere un diario del sonno per monitorare le vostre abitudini e la qualità del vostro riposo può aiutarvi a identificare i fattori che influenzano positivamente o negativamente il vostro sonno. Ricordate, amici, non dovete convivere con un sonno disturbato pensando che sia una condanna dell'età. Se i problemi persistono per diverse settimane, se influenzano significativamente la vostra qualità della vita, la vostra energia durante il giorno e la vostra capacità di concentrazione, parlatene con il vostro medico curante. Potrebbe esserci una causa sottostante che necessita di attenzione e di un trattamento specifico. Non abbiate paura di chiedere aiuto. Un sonno di qualità è un diritto, non un lusso, ed è un investimento prezioso per la vostra salute
e il vostro benessere a lungo termine. In conclusione, prendersi cura del nostro sonno dopo i 40 anni è un atto d'amore verso noi stessi, fondamentale per mantenere la vitalità, la salute fisica e mentale e la capacità di goderci appieno questa meravigliosa fase della vita. Non sottovalutate i segnali che il vostro corpo vi invia e non rassegnatevi a notti insonni. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete sperimentato cambiamenti nel sonno dopo i 40 e quali strategie naturali avete trovato più efficaci. La vostra esperienza può essere d'aiuto per tutta la nostra community. Grazie per aver guardato e ricordate. Un buon riposo è la chiave per una vita piena, attiva e felice a qualsiasi età. Buonanotte e a presto!